Un giorno qualcuno ha chiesto ad Engui quanta potenza puoi darci per farci divertire ed Engui ha risposto tutta la potenza che ti serve. Sono sicuro sia andata davvero così. Ma prima di parlarvi di questa bestia alle mie spalle, ti invito ad entrare nel mio canale Telegram ufficiale TechBest Deals che trovi linkato qui sotto in descrizione video perché troverai i link per acquistarla, offerte, coupon, gift card, segnalazioni di nuovi video e davvero tantissimo altro. Cosa fai? Entra subito, c'è il link qui sotto, ti aspetto. Se mi segui da un po' di anni avrai notato che di fat bike ne ho recensite tante, ma potente, estrema come questa, credimi, non l'ho mai provata prima, a tal punto che mi sono imbragato con tutte le protezioni della moto per poterla testare al meglio. E come puoi non farlo quando nel mozzo posteriore ti ritrovi un motore da 1000 e passa watt? Engui indica 1000 watt, ma io penso sia ancora più potente perché la velocità supera i 50 km/h senza troppi problemi, persino in salita. Fortunatamente però abbiamo delle belle ruote fat da 4 pollici con un cerchio da 20, quindi 24 pollici totali, un impianto frenante composto da un freno a disco anteriore e posteriore, entrambi idraulici, marchiati Logan e frenano davvero fortissimo senza far scomporre troppo la moto. Ovviamente non c'è un ABS quando frenate da 50 km/h, state molto attenti, però la frenata è eccellente. E considerate che la potenza non manca quasi mai con queste fat bike, ma il loro vero tallone d'Achille è sempre, o quasi sempre, la frenata. La frenata solitamente è molto debole con impianti freni a disco meccanici, ma in questo caso abbiamo una frenata davvero top class, la prima della classe. Quindi brava Engui che in supporto ai freni a disco ha installato anche una bella forcella anteriore, bloccabile e sbloccabile, e un bel ammortizzatore posteriore centrale che fa egregiamente il suo lavoro. E qui vedete anche la doppia chiave per azionare la bici, in quanto oltre al motore da 1000 watt abbiamo anche una batteria interna estraibile, la bici è pieghevole, da 48 volt 16 ampere che dovrebbe garantire 120 km di autonomia. Io sinceramente, divertendomi un po', la sto utilizzando da un paio di mesi, sono arrivato attorno ai 70 km, 75 km di autonomia, che comunque è davvero tanta roba. La batteria può essere estratta e ricaricata anche a casa. Proseguendo troviamo un bel cambio Shimano Altus a 8 marce che è molto modulare, è molto morbido e funziona molto bene, le marce entrano senza problemi. E considerando che questa bici impiega una mezza pedalata per azionare il suo motore elettrico, usare le marce più basse è una grande comodità. In alternativa nel blocchetto di sinistra troviamo anche un acceleratore che, ve lo ricordo, è illegale in Italia. Comunque può essere anche rimosso sia fisicamente oppure staccando il cavetto e quindi limitando un po' l'illegalità, e ne parliamo più avanti. Il blocchetto si compone di questi tastini in gomma con un bellissimo display centrale, siamo praticamente contro sole, eppure guardate come si vede bene, abbiamo la possibilità di accendere e spegnere i fari anteriori e posteriori, dietro abbiamo un bello stop LED. Perché fa così? Perché ragazzi abbiamo un sensore di luminosità, ovvero la bici accende automaticamente i fari quando siamo al buio, in galleria o comunque stiamo pedalando di sera. È un'opzione che può essere anche disattivata tramite le opzioni del computerino perché è davvero molto personalizzabile. Io l'ho sbloccata ora e supera i 50 km/h. Qui sotto abbiamo il clacson che è un po' ridicolo come rumore, però si fa sentire. Invece nella parte inferiore del display c'è anche una porta USB, vediamo se riesco a farvela vedere, è qui sotto, per ricaricare comodamente i nostri device. Tenendo premuto il tasto centrale possiamo selezionare la modalità Eco, Normal o Sport. Ognuna di queste si compone di 5 livelli che vanno ad influire sia sul livello di pedalata assistita sia sul livello di risposta dell'acceleratore. Tenendo premuti i tasti su e giù del computerino accediamo a un bellissimo menu dove possiamo praticamente
programmare tutto, la luminosità, l'auto power off, il limite di velocità, ragazzi, e questo è molto interessante, impostazioni più specifiche. Non manca nemmeno, e lo notate da questa piccola icona qui in alto, il cruise control. Se manteniamo la stessa velocità per qualche secondo, la bici andrà da sola. Possiamo lasciare l'acceleratore, possiamo smettere di pedalare, la bici continuerà a viaggiare in modalità crociera. È molto comodo sui rettilinei. Comunque questa bici non nasce per i rettilinei, è divertente da utilizzare specialmente sullo sterrato, su strade un po', non voglio dire impervie, ma malmesse come lo sono molto spesso nelle nostre città o poco fuori. Io la uso off-road in strade chiuse come in questo caso ed è un divertimento davvero esagerato. Ragazzi, aggiungo una piccola postilla, ovvero che questa bicicletta, nonostante il peso e le dimensioni, è davvero molto agile perché il manubrio è molto stretto e questo è un bel vantaggio, specialmente per la guida in città. C'è anche un bel portapacchi qui dietro, molto robusto. Io ora ci ho messo sopra il casco perché non voglio appoggiarlo per terra, però supporta dei bei carichi, quindi potete utilizzarla anche come bici da lavoro. Pedalata molto piena, pedali ben fatti e anche un bel sellino di base molto comodo. Possiamo regolarne l'altezza sia del sellino sia del manubrio, che magari è un po' troppo semplice. Un aspetto che non mi piace di questa bici sono i cavi a vista. Si sarebbe potuto fare qualcosina di meglio. È disponibile in diverse colorazioni, a me piace molto questo grigio opaco che secondo me è bello e non si sporca facilmente. Abbiamo sia dietro che avanti due parafanghi molto grandi che in città danno una bella mano. E ora ragazzi, quanto costa questa Engui Upgraded versione aggiornata e inoltre è legale oppure illegale? Allora, il suo prezzo è di circa 1.500 euro tramite i link che troverete nel mio canale Telegram ufficiale TechBest Deals, salvo offerte e coupon. Come prezzo secondo me ci siamo, specialmente se consideriamo cosa acquistiamo per la stessa cifra in Italia. Difficilmente troviamo un motore così potente, freni a disco idraulici, un bel cambio Shimano, non base fortunatamente, è tutto quello che avete visto. Tra l'altro abbiamo anche la frenata rigenerativa, ovvero quando freniamo, quando siamo in discesa, la batteria inizia a ricaricarsi automaticamente, è un po' come funziona sulle auto. E ora, è legale oppure illegale? Ragazzi, è un motore da 1000 watt, ovviamente è una bici che senza targarla non si può utilizzare su strada pubblica in Italia, ma solo su strada privata o circuiti se vi divertite a girare con queste bici. So che ci sono delle strutture dedicate. Invece facendola targare, rendendola di fatto una sorta di scooterino, un motorino elettrico, diventa ovviamente legale, però la procedura in Italia purtroppo è un po' complessa. A chi posso consigliarla? Beh, sicuramente ai rider, a chi lavora con le bici tutto il giorno e cerca una bici che sia robusta, potente, con tanta autonomia. Con lei arrivate tranquillamente a fine giornata, avrete ancora il 50-60% di carica residua. Sotto questo aspetto è davvero una bomba. Non la consiglio per chi cerca la bici per il giro della domenica, è una bici ovviamente un po' impegnativa sia per il peso sia per le prestazioni. Considerate l'aspetto della legalità e tirate voi le somme, ragazzi. Io mi ci diverto molto su strada privata, in queste zone chiuse al traffico, però capisco bene che chi la vuole utilizzare in città ha qualche problema in più nel renderla legale. Comunque è una bella bici, questo è poco ma sicuro. Se volete acquistarla la trovate linkata nel mio canale Telegram ufficiale TechBest Deals, è qui sotto in descrizione video, entrateci, cercate Engui e troverete questa bici oltre a tantissime altre in offerta. Ora però voglio sapere voi ragazzi cosa ne pensate di questo mezzo, lo trovate interessante oppure no? Pensate sia giusto che in Italia la sua regolamentazione non solo di questo modello sia così rigida e severa? Beh, parliamone insieme qui sotto nei commenti. Un bel like per supportarmi, condividete il video ai vostri amici e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, siamo già quasi 90.000. Grazie a tutti, io ora torno in sella con tutte le protezioni del caso a divertirmi un po'. Vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre come vogliate, sempre qui su AddX e su Tech. Ciao ragazzi!